SAP GRC Access Control. Quali sono le 8 domande e risposte frequenti su questo sistema? Ciao, sono Massimo e oggi parliamo delle principali domande che ho ricevuto nel corso del tempo su questo sistema. 1. Se acquisto questo prodotto, significa che riesco a gestire la segregation of duties? La risposta è chiaramente sì, tuttavia in alcuni casi viene presa troppo alla lettera. Il processo di gestione della segregation of duties prevede un coinvolgimento attivo di diverse direzioni e definizioni di procedure. Questo strumento agevola le procedure e ti fornisce gli strumenti per applicarle e controllarle, ma solo l'acquisizione del prodotto ovviamente non risolve la problematica automaticamente. 2. Supporta la risk analysis anche negli ambienti S4HANA e Fiori? Sì, supporta dalla versione 12 anche la risk analysis su questi ambienti, on-premise oppure on cloud. Inoltre supporta anche la risk analysis di sistemi non SAP, se compatibili chiaramente con il modello autorizzativo SAP. 3. Quanto dura un progetto di implementazione del GRC Access Control? Non c'è chiaramente un metodo di misura unico, sicuramente dipende da quanti e quali moduli del GRC debbano essere attivati. Sicuramente i moduli dell'Access Risk Analysis per la gestione dei rischi ed Emergency Access Management per la gestione dei firefighter o superutenze sono quelli più semplici, soprattutto se sono già definite delle matrici e procedure, mentre possono essere più complicati gli altri moduli, ovvero il Business Role Management e l'Access Request Management, soprattutto nel caso di quest'ultimo se ci sono parecchi workflow da implementare. Per dare una risposta possono essere quindi necessarie poche giornate a diverse decine. 4. Ma GRC sostituisce il prodotto di Identity Management di SAP? Il prodotto SAP GRC non sostituisce una soluzione di Identity Management, SAP oppure non SAP, per diverse ragioni. In diversi casi le soluzioni di Identity non svolgono un controllo SOD, in altri casi viene fatto in modo molto superficiale, almeno nel contesto di SAP. Il provisioning delle utenze, nel caso delle soluzioni di Identity Management, viene pensato a 360 gradi, mentre nel GRC principalmente per le soluzioni SAP. In altre parole, sono soluzioni complementari, con qualche punto di sovrapposizione. Infine, è possibile iniziare a utilizzare GRC senza l'Identity Management e viceversa. L'ideale chiaramente è vederli in azione assieme. 5. Che differenza c'è tra SAP GRC e SAP Identity Access Governance? SAP GRC è il sistema on-premise formato dai 4 moduli, come già descritto, per la gestione della segregation of duties. SAP Identity Access Governance è una soluzione che offre sostanzialmente gli stessi servizi del GRC, ma in modalità in cloud. Allora, se ho dei prodotti in cloud, devo usare SAP Identity Access and Governance? Dovremmo dire ni. Se hai tutti i tuoi sistemi on cloud, probabilmente sì. Se sei in una situazione ibrida, quindi hai alcuni sistemi on-prem, tra cui GRC ed altri on cloud, potrebbe essere necessario utilizzare alcuni servizi forniti dallo strumento IAG per effettuare le risk analysis sui sistemi on cloud. In altre parole, se hai solo sistemi on-prem, quindi in casa, non serve SAP IAG. Se hai solo sistemi on cloud, ti conviene utilizzare SAP Identity Access Governance. Se hai un landscape ibrido, utilizzerai SAP GRC e SAP Identity Access Governance. 6. Ma se un utente ha bisogno di una funzionalità o di un ruolo, posso aprire dei ticket su GRC? Ecco, qui è importante fare una premessa generale per rispondere. Il SAP GRC, così come lo strumento di Identity Management, non sono strumenti di ticketing. Chiaramente vale anche il viceversa, ovvero uno strumento di ticketing non può essere utilizzato per gestire le identità, per finalità di segregation of duties o provisioning delle utenze. Ho detto non può. Chiaramente potrebbe essere tecnicamente fattibile, ovviamente, ma i risultati che abbiamo visto di fatto sono vani tentativi di adottare uno strumento che non è pensato per fare quel lavoro. Quindi, nei sistemi GRC IDM puoi creare dei ticket, ma sono di fatto delle richieste di accesso che seguono un preciso workflow. Qui parliamo solo di attribuire ruoli già pronti presi da un catalogo. Se devi modificare il contenuto dei ruoli, in questo caso, solitamente viene avviata la richiesta tramite un sistema di ticketing, che poi si integra più o meno automaticamente nel modulo del GRC Business Role Management. 7. Se oltre al SAP GRC Access Control voglio attivare altri sistemi della suite, ad esempio il SAP GRC Process Control e Risk Management, cosa che conviene fare? Si tratta di una suite totalmente integrata, quindi è importante, per sfruttare al meglio le sinergie dei prodotti, attivarli tutti sulla stessa macchina.
evitando quindi di avere installazioni separate per singolo prodotto. Solitamente la suite del GRC viene installata in un sistema ad hoc, non quindi nello stesso sistema dove risiede l'ERP, ad esempio, anche se tecnicamente è possibile, per ragioni di disponibilità e di aggiornamenti, di performance e così via. 8. Perché non c'è una reportistica in SAP GRC Access Control. Qualche osservazione da parte dei principali utilizzatori su questo aspetto c'è quasi sempre. È voluto, non è una dimenticanza. Escludendo le reportistiche standard, ogni cliente ha delle logiche a sé che possono essere molto diverse tra loro nella gestione dei processi security. Solitamente, nel caso serva una reportistica aggiuntiva, a quella standard deve essere creata ad hoc. Se vuoi ascoltare altri contenuti di questo tipo, iscriviti ora al canale. Contattaci se vuoi scoprire come migliorare la security SAP. A presto, ciao!